Rieccoci con un nuovo video, come vedete quest'oggi con i tarocchi della luce, veggenti della luce. Ovviamente dunque oggi ci occuperemo prevalentemente d'amore. Un amore che però non sboccia, una situazione che non si concretizza. Infatti, come appunto avrete letto dal titolo, vogliamo cercare di capire perché una determinata persona, pur mostrando interesse nei vostri confronti, pur corteggiandovi, flirtando con voi, però obiettivamente non arriva mai al dunque, cioè non concretizza quello che, diciamo, sembra qualcosa destinato a sbocciare, una grande attrazione, una passione, una simpatia profonda. Questa persona però è molto altalenante e soprattutto ritrosa. Vogliamo dunque cercare di capire effettivamente cosa pensa questa persona di voi, cosa vuole e vorrebbe, quali sono gli ostacoli, cioè perché questa persona non si è ancora mossa, il consiglio che viene dato a voi dagli arcani. Cerchiamo di capire il percorso karmico destinato e destinale tra voi e questa persona e ovviamente come ultima carta il futuro. Quindi che cosa accadrà tra voi e questa persona in un futuro più o meno immediato, ragazzi, ovviamente a seconda del valore dell'arcano che appunto andremo ad estrarre. Voi sapete che ogni singolo arcano ha dei tempi, delle tempistiche ben precise, inerenti a giorni, settimane, di un mese o addirittura dell'anno. D'accordo? Quindi cerchiamo di capire innanzitutto che cosa trattiene questa persona dal, per esempio, invitarvi ad un caffè, oppure contattarvi telefonicamente, oppure decidere per un appuntamento un po' più, diciamo, intimo. Vogliamo cercare di capire cosa trattiene questa persona, nonostante abbia mostrato comunque di essere, se non altro, attratto ovviamente da voi. Cerchiamo dunque di capire anche come ovviamente potrebbe procedere il futuro con questa persona, partendo però da un'analisi, da un focus fondamentale, ovviamente attento e dettagliato su quello che è il presente, per cercare appunto di capire come potrebbero evolvere ovviamente le cose, la situazione tra voi e questa persona, partendo però appunto da dati precisi, quindi il presente. Dunque, per il principio di sincronicità, per chiunque incappi o si imbatta per scelta o casualmente in questo video, cerchiamo dunque di capire che cosa trattiene la persona a voi cara, una persona che vi piace, dall'essere più esplicito, dal concretizzare il suo interesse nei vostri confronti. Ovviamente, come avrete capito, io utilizzerò il metodo degli 8 arcani o 7+1, dove il +1, come dico sempre io, sta appunto per la carta a mio avviso fondamentale, che è ovviamente il consiglio che viene dato dagli arcani ovviamente a voi, per come procedere, per come anche portare a casa dei risultati. Io inizio a mescolare il mazzo e dunque per il principio di sincronicità, per chiunque abbia una simpatia per una determinata persona e ovviamente creda di esserne assolutamente ricambiato o ricambiata, cerchiamo appunto di capire perché però sino ad ora l'altra persona non ha mai fatto una mossa concreta e soprattutto cerchiamo di capire cosa pensa realmente di voi, i pro e i contro della situazione e se ci saranno degli sviluppi e degli sblocchi ovviamente nella situazione, quindi se questa persona agirà ovviamente concretamente. Perfetto.
Perfetto, allora io allontano come sempre appunto dal tavolo di stesa il mazzo, ovviamente solo momentaneamente, per permettere ovviamente anche a voi di vedere bene chiaramente la stesa. Dunque, iniziamo ovviamente dalla prima posizione, ossia appunto il presente, cioè questa persona ovviamente che cosa chiaramente vede di bello in voi, come vede anche lui attraverso i suoi occhi la situazione presente. Vediamo un po'. E qui abbiamo il cavaliere di bastoni. Allora, ragazzi, il cavaliere di bastoni è sicuramente simbolo per eccellenza del desiderio fisico, quindi è una persona fortemente attratta da voi. È una persona che ha già pensato di agire concretamente, perché i cavalieri agiscono sempre concretamente. Quindi, se non altro, a livello, diciamo, fantastico, questa persona ha la voglia e il desiderio di muoversi. Che cosa lo spinge? Il desiderio fisico, quindi l'attrazione fisica che questa persona prova nei vostri confronti. Quindi questa è una persona che sicuramente per voi prova uno slancio, una grande passione, un desiderio imperante che lo sta già portando a pianificare e eventualmente, a prescindere che lo faccia o meno, un'azione concreta nei vostri confronti. Il cavaliere, in particolar modo di bastoni, parla di velocità, perché rispetto appunto agli altri tre cavalieri, quindi spade, denari e coppe, rappresenta il cavaliere che procede più velocemente. Vedete, qui abbiamo proprio un cavallo che è pronto ovviamente al galoppo e anche alla corsa. Quindi qui abbiamo effettivamente qualcosa che lo spinge. Questo qualcosa è la vostra bellezza fisica, o comunque voi a questa persona piacete all'ennesima potenza. Vi vede come il suo ideale fisico di compagno, compagna, come partner ideale. È chiaro che in questo caso il cavaliere ci parla appunto di fretta, di impazienza, cioè è una persona che non sta più nella pelle per poter appunto in qualche modo arrivare a voi. Quindi anche per questa persona i tempi sarebbero già maturi per poter concretizzare quello che pensa e prova per voi. Poi però a questo punto cercheremo di capire quali sono gli ostacoli che possano obiettivamente bloccarlo, perché effettivamente, vi ripeto, questa persona è già pronta all'azione ed è una persona che vi desidera. Attenzione che è un cavaliere. I cavalieri hanno una caratteristica, sono un po' birbantelli, cioè anche nel caso in cui questa persona possa essere impegnata, poco importa a lui obiettivamente di agire in maniera più o meno, diciamo, eticamente giusta, corretta. È una persona a cui importa poco, sinceramente, di quello che potrebbe poi accadere nel dopo, perché obiettivamente è una persona che tende ad essere un po' egoista nel momento in cui voglia agire, debba agire o senta di dover agire per il proprio tornaconto, in questo caso per il soddisfacimento dei propri bisogni erotici. Questa persona avrebbe già voluto toccarvi, abbracciarvi, avervi. Quindi in realtà è una persona molto, molto intrigata anche dalla stessa situazione. Quindi comunque anche il rischio è ben accetto per questa persona. Parliamo di un cavaliere di bastoni che ama fortemente il rischio. Quindi è chiaro che qui abbiamo una persona disposta comunque ad accettare, vi ripeto, anche di rischiare, anche di in qualche modo incappare in ostacoli importanti pur di avervi, perché per lui è importante il riuscire a coronare il suo desiderio fisico con voi. Quello che guida questa persona non è emotività. Quindi non posso parlarvi di una persona
emotivamente già coinvolta. Quindi potrebbe trattarsi di un'infatuazione, di una forte attrazione, di una cotta, ma per il momento ciò che guida questa persona è l'aspetto attrattivo. Quindi questa persona vuole consumare, diciamo. Voi gli piacete molto da un punto di vista fisico. Ed è una persona che sa essere molto intensa e molto passionale. È una persona caparbia, è una persona testarda e ostinata. Quindi quando si mette in testa un obiettivo, ha un obiettivo questa persona, vuole portarlo a termine fino in fondo. È un cavaliere, quindi sa che potrebbe dover trascorrere del tempo, ma vi ripeto, a lui poco importa, perché il cavaliere si sposta abilmente, agilmente nel tempo e nello spazio. Quindi anche nel caso in cui sia una persona lontana, la classica conoscenza social, è una persona che ha in mente di raggiungervi fisicamente, di avvicinarsi a voi e lo vuole fare, vuole compiere un viaggio per poter in qualche modo riuscire ad avvicinarsi a voi, ad avervi. Quindi qui l'interesse, ve lo confermo, c'è, è pieno, ovviamente però non da un punto di vista sentimentale, cioè non abbiamo un 2 di coppe. Questa persona è un cavaliere di bastoni, vi desidera. E nel caso in cui sia una persona impegnata, vorrebbe agire nonostante il suo impegno, al di là, vi ripeto, di qualsiasi costrizione. Ma lo ha già pianificato, Vediamo in questa posizione i pro della situazione, cioè che cosa vede di bello questa persona effettivamente appunto in voi, magari ovviamente al di là dell'aspetto fisico. Allora, qui abbiamo la regina di coppe. Allora, ragazzi, cosa vede di bello in voi? La bellezza, il fascino, lo charme. La regina di coppe rappresenta generalmente appunto la consultante. Quindi questa persona vede di bello in voi ciò che voi siete. Quindi il vostro fascino, il vostro charme, la luce che traspare dal vostro volto, la vostra bellezza fisica, la meraviglia del vostro corpo, ma anche quella grazia, quel temperamento dolce, solare, sereno, quel vostro modo di camminare, di sorridere, di atteggiarvi, che ovviamente a lui piace molto. La regina di coppe è legata ai segni d'acqua, come ovviamente tutte le carte di corte di coppe, quindi cancro, pesci e scorpione. Per cui è chiaro che questa persona vi ammira, vi vede come obiettivamente la persona giusta, come la donna giusta che può ovviamente essere al suo fianco, come la donna ideale che ovviamente per lui è fondamentale. Cioè voi avete tutte quelle caratteristiche che lui cerca in una compagna ideale, una compagna che per lui è fondamentale, cioè in realtà è una persona che non disdegna i rapporti di coppia, nonostante vi dicevo con il cavaliere di bastoni potrebbe essere una persona già impegnata che potrebbe per esempio non disdegnare anche un tradimento, però in realtà in questo caso diciamo facendolo con voi questa persona andrebbe a giustificare, diciamo così, la sua coscienza, poiché vi vede come la donna ideale, la donna giusta per se stesso. Quindi è una persona che, vi ripeto, vi ammira molto, è una persona che ha un'immagine molto bella di voi. Ama molto, vi ripeto, anche semplicemente il vostro sorridere, il vostro parlargli, ciò che traspare dai vostri occhi e dal vostro comportamento e portamento. Quindi vi vede delle donne, vi ripeto, fortemente femminili e fortemente sensuali, ma anche persone dolci, empatiche, come appunto rimanda per esempio il segno del cancro, persone comunque molto affascinanti, eroticamente anche spinte, come rimanda appunto lo scorpione, persone comunque con una grazia, una caducità, quasi una inconsistenza eterea, come ci appunto riporta il segno dei pesci. Quindi in realtà questa è una persona che ammira molto comunque, al di là del vostro aspetto estetico, che per questa persona è luce, quindi è il massimo, ma anche tutto il vostro modo di comportarvi. Quindi questa, vi ripeto, sorta di grazia eterea
che in qualche modo vi contraddistingue. D'accordo? Quindi questa è una persona che di voi ha un'immagine perfetta, vi vede come la donna ideale, una donna importante da avere al proprio fianco, importante nel senso di una donna dai sani valori, dai sani principi, una donna da stimare, da apprezzare, quindi non soltanto bella e luminosa, d'accordo? Ma una donna a modo, una donna che sa essere femminile ma comunque elegante. Quindi quest'uomo apprezza molto tutti questi aspetti, ovviamente, di voi. In questa posizione che cosa vorrebbe? Quindi cosa c'è obiettivamente nel suo cuore? Allora, in questo caso abbiamo la regina di denari. Allora, in tarologia voi sapete che ovviamente ogni arcano ha il proprio ruolo ben preciso. La regina di coppe e la regina di bastoni rappresentano ovviamente la consultante, la regina di denari e la regina di spade un'altra donna, quindi un'ipotetica rivale. Tra l'altro, ragazzi, voi sapete che le stese vanno comunque lette a seconda anche della posizione che le carte hanno sul tavolo di stesa, cioè la scelta di una stesa non è mai casuale, proprio perché ovviamente alcune carte vanno anche lette in contrapposizione, vicinanza o lontananza rispetto ad altre carte. In questo caso, qui abbiamo la vostra, diciamo, ipotetica rivale in opposizione a voi. Quindi qui c'è un elemento femminile che però non mi viene come regina di spade, quindi non è una reale nemica, d'accordo? Qui non c'è una reale nemica, cioè questa persona non vede, diciamo, nell'altra donna la sua compagna, la donna che lui ama e che potrebbe in qualche modo preoccuparvi. In questo caso la vede questa donna, perché qui c'è un'altra energia femminile, o una compagna ufficiale, quindi una moglie, una fidanzata, oppure comunque qualcuno che lui sta frequentando o che sta sentendo, qui c'è. Magari anche semplicemente quei rapporti lasciati in qualche modo aperti. Però questa non è una persona innamorata, non è una persona presa. È una donna che lui vede in maniera molto più amichevole, perché la regina di denari non è una vera e propria compagna, è in realtà o una compagna ufficiale, che però ci si tiene per obbligo, quindi non per amore, oppure una persona che ha frequentato prima magari di conoscere voi, che lui potrebbe sentire, persona che però lui vede con un'aura, diciamo, di amicizia. Quindi in realtà c'è una donna che potrebbe essere gelosa di voi e che potrebbe magari tentare di in qualche modo intralciare il vostro legame, perché comunque è una donna gelosa, è una donna possessiva, perché parliamo di pentacoli. Ma lui per questa donna non prova amore, non prova sentimento, non prova erotismo. Vi ripeto, la vede più come un'amica o comunque come una partner da avere ovviamente obbligatoriamente al proprio fianco, nel caso in cui siano sposati, magari anche con figli. Allora, la regina di denari è una donna, vi ripeto, stanziale, quindi molto stabile e attaccata allo status quo. Quindi nel caso in cui sia una compagna ufficiale, è ovviamente una donna molto legata al suo ruolo di compagna o anche di madre o di moglie. E questa presenza lo, diciamo, rende particolarmente, a volte anche pensieroso. Nel momento in cui questa persona non si muove nei vostri confronti, qui abbiamo già una delle cause, poi vedremo anche in queste carte, però obiettivamente qui abbiamo già una causa importante. La presenza di una terza persona. Vi ripeto, può essere anche semplicemente una ex compagna, una ex moglie, ma che obiettivamente è ancora un po' troppo presente nella vita di questa persona, dalla quale lui si sente molto giudicato e controllato. Quindi è una presenza un po' asfissiante, che però, ripeto ragazze, e ve lo sottolineo,
Mi raccomando, cercate di mantenere autostima in questa situazione perché voi per lui siete la regina di coppe, non la regina di denari, eh. Siete questa donna ideale che lui desidera a tutti i costi, cavaliere di bastoni e che non vede l'ora di raggiungere, una donna che a lui piace come non è mai piaciuta a nessun'altra prima d'ora. Vi vede come la donna perfetta per lui, come una sorta di anima gemella, la regina di coppe. Quindi in realtà non abbiate paure o timori in riferimento a questa regina di denari, d'accordo? Quindi è una persona che lui vede quasi come parte della sua famiglia, come parte obbligatoria della sua quotidianità, come una sorta anche di porto sicuro. Vi ripeto, più in maniera amichevole, piuttosto che effettivamente una compagna, una donna che fa parte della sua quotidianità, quasi una sorta di, diciamo, porto sicuro, che in qualche modo va ad arricchire la sua vita, ma come un'amica, quindi come un elemento importante, ma che obiettivamente non riveste il ruolo di compagno ideale, mentre invece voi lo siete per questa persona una donna eccitante, una donna eroticamente al massimo dei suoi desideri, dei suoi pensieri. Oltretutto, nel caso in cui sia effettivamente una compagna ufficiale, è pronto tranquillamente a tradirla. Quindi potete immaginare quale ruolo importante ricopra questa regina di denari, d'accordo? Però effettivamente qui c'è una presenza che ovviamente non ha valore dal suo punto di vista, nel suo cuore, nel suo corpo per quanto riguarda i suoi desideri, ma come comunque presenza, che però non risulta particolarmente ostacolante, perché in realtà non mi viene come regina di spade. Quindi sì, è una donna possessiva, è una donna che potrebbe controllarlo, ma non che gli impedisca determinati movimenti. Ecco perché cavaliere di bastoni. Ecco perché si sente particolarmente libero di potervi contattare e ovviamente agire con voi. Vediamo in questa posizione però i reali contro della situazione, quindi gli ostacoli. Ecco, in questo caso abbiamo il 9 di coppe. Allora, gli ostacoli ci parlano di ovviamente scelte, cioè un'abbondanza, vedete, tante coppe, tra cui obiettivamente poter scegliere. Quindi questa persona potrebbe essere corteggiata da altre donne o comunque aver avuto, diciamo, diverse spasimanti che chiaramente ambiscono a lui. Di conseguenza è una persona molto, vi ripeto, corteggiata, che potrebbe a volte andare un po' in confusione proprio perché si trova nella difficoltà di scegliere se agire e come agire. Questo che cosa denota? Che è comunque una persona tendenzialmente un po' insicura per quanto riguarda la progettualità. Cioè, vi ripeto, col cavaliere di bastoni questa è una persona che vuole arrivare a voi, lo ha già pensato, sta già cercando il modo per arrivare a voi, ma a livello pratico non ha ancora agito, altrimenti non sareste in questa stesa. E difatti, diciamo, l'incapacità di tradurre i desideri in qualcosa di pratico ci viene spiegata proprio dal 9 di coppe in accezione negativa. Quindi una persona che tende, diciamo, a pensare tanto, a immaginare tanto, a lasciarsi affascinare, magari anche, vi ripeto, corteggiare da più persone, ma obiettivamente è una persona poco concreta, che comunque tende a lasciare molto spesso, come può aver già fatto in passato, determinate situazioni a livello immaginifico, quindi semplicemente come dei desideri, un flirt, qualcosa di passeggero che però non si concretizza. Quindi, evidentemente in questo caso l'elemento, l'aspetto negativo è proprio dato da un assetto caratteriale poco concreto di questa persona. Quindi effettivamente questa persona vuole arrivare a voi, vi desidera, parliamo di cavaliere di bastoni, cioè sui desideri nei vostri confronti questa persona non ha dubbi, ma è una persona che a volte tende ad agire con poca chiarezza, in maniera un po' contorta.
quasi rendendosi le cose più difficili di quello che in realtà sarebbero. Quindi è una persona che potrebbe, per esempio, agire a volte in maniera molto impulsiva, facendovi capire che vi desidera, cavaliere di bastoni, ma altre volte potrebbe ritrarre la mano e quindi magari non riuscire a darvi quell'equilibrio e quella stabilità di cui voi avreste bisogno. Cioè è una persona che potrebbe avere comportamenti ambigui, mutevoli e ambivalenti. Quindi a volte dandovi delle ottime certezze, altre volte invece negandovele. D'accordo? Quindi è una persona che si lascia in qualche modo un po' abbagliare dal desiderio del momento. Ve lo dicevo col cavaliere di bastoni, è una persona impaziente, vuole ottenere spasmodicamente tutto ciò che desidera, ma poi concretizza poco, mette poco in pratica ciò che in realtà desidera. Quindi potrebbe rischiare di disorientare e di ferire voi, proprio perché, vi ripeto, potrebbe avere un atteggiamento troppo mutevole e non essere in grado di effettuare mai una reale scelta tra, per esempio, una condizione attuale, data ad esempio da questa regina di denari, e voi, o anche in passato potrebbe aver avuto difficoltà a scegliere tra questa regina di denari e un'altra donna. D'accordo? Quindi è una persona che sogna tanto, parliamo di coppe, anche se vogliamo un idealista, un romantico, ma che però agisce in maniera troppo ambivalente, creando disarmonia nelle conoscenze e nei rapporti. Vediamo a questo punto l'ambiente che lo circonda. E qui abbiamo il cavaliere di denari. Allora, il cavaliere di denari ci parla di un collega, ci parla di un amico, ci parla anche di un parente, perché no, può essere un fratello. Comunque una energia maschile, amica, parliamo di denari, che lo consiglia e in qualche modo lo porta un po' sulla retta via. Quindi è una persona che potrebbe condizionare anche le sue stesse scelte. Abbiamo detto che è una persona impulsiva, cavaliere di bastoni, che è una persona che sogna tanto, che è una persona che a volte agisce, potrebbe voler anche agire in maniera non proprio leale, pulita. Questo cavaliere di denari, dato che lo conosce, sa come è fatto, cerca di in qualche modo permettere a questa persona di rinquadrare la propria esistenza lungo dei binari di in qualche modo onestà, moralità, pudicizia, cioè una persona che lo riporta al ragionamento. Quindi è chiaro che in questo caso il cavaliere di denari non è un elemento negativo, soprattutto per lui, però è una conoscenza che potrebbe rallentare, perché parliamo di denari, di molto, il suo concretizzare il rapporto con voi. Perché i personaggi di denari rappresentano generalmente persone sagge, persone mature, che però disincentivano qualcuno, un amico, un fratello, dall'agire in maniera impulsiva, rischiando quei rischi che lui vorrebbe correre, ma che questa persona in qualche modo lo distrae o lo distoglie dal fare e dal correre, proprio perché è evidentemente una persona più equilibrata, più stabile, più posata, che quindi lo invita alla razionalizzazione, al ragionamento, perché parliamo appunto di denari. Quindi qui c'è qualcuno che obiettivamente gli vuole bene, è una persona legata a lui, è un amico, vi ripeto, un fratello, un cugino, comunque una persona saggia, fidata, ma che obiettivamente ha poco interesse in qualche modo nel voler, diciamo per forza, ma che in qualche modo lo trattiene dal seguire i suoi impulsi. Ecco, in questo caso però una voce, diciamo,
razionale, seppur assolutamente saggia, positiva, eticamente corretta, potrebbe però rappresentare un elemento di disturbo, poiché potrebbe condurlo a confusione, quel 9 di coppe di cui parlavamo poco fa in accezione negativa. Perché mentre in qualche modo lui vorrebbe agire velocemente da voi, verso di voi, concretizzando i suoi desideri, qui potrebbe esserci qualcuno, un grillo parlante, che in qualche modo possa cercare di riportarlo sulla retta via, e questo potrebbe però confonderlo. Quindi seppur questo cavaliere di denari voglia agire con tutte le buone ragioni del mondo per aiutare il cavaliere di bastoni, però obiettivamente questa situazione, nonostante le sue buone intenzioni, possa però provocare questo momento di stallo, una confusione per cui lui ad un certo punto arriva a non sapere più che fare, se ascoltare se stesso oppure i consigli di questa terza persona. Quindi qui c'è qualcuno. Potrebbe anche essere un collega, perché parliamo di denari, quindi potrebbe essere qualcuno che fa parte, per esempio, del vostro stesso ambiente lavorativo, nel caso in cui voi siate, per esempio, tutti e tre colleghi. E quindi potrebbe in qualche modo già essere a conoscenza del fatto che voi a lui piacete tanto, ma cercare comunque in qualche modo di disincentivare questa situazione. Vi ripeto, non lo fa con cattive intenzioni, non ce l'ha su con voi, non è un cavaliere di spade, non è una persona nemica nemmeno a voi, però obiettivamente dando certi consigli potrebbe creare confusione e contribuire al 9 di coppe. D'accordo? Quindi ragazzi, per quanto riguarda le motivazioni che spingono questa persona a rallentare, qui ne abbiamo già tre. Una donna, quindi un'energia femminile che potrebbe essere al suo fianco, tuttora potrebbe essere stata al suo fianco, che però lui sente e vede ancora. Un'energia maschile, amica, che potrebbe però consigliargli di agire in maniera leale, e diciamo un'incapacità pratica, concreta, di tradurre i propri sogni in realtà del soggetto della stesa stesso. Quindi qui abbiamo, direi, già tre buone motivazioni che possono proprio spiegare questo rallentamento, anche perché il problema non siete voi. Ve lo ribadisco, voi siete la regina di coppe per lui, la donna ideale. Vediamo in questa posizione il karma, diamo parola al karma. Cosa ancora deve accadere tra voi e questa persona e che il karma vuole che accada? Vediamo un po'. E qui abbiamo il 5 di denari. Allora, il 5 di denari ci parla di un rapporto che fisicamente potrebbe appunto sfociare in un rapporto extraconiugale, perché la carta del 5 di denari, come definizione, diciamo, classica, cartomantica, è l'amante. Quindi potrebbe nascere una storia nascosta tra voi e questa persona. Quindi o perché lui è impegnato, o perché voi lo siete, o perché nel momento in cui questa persona andrà a concretizzare finalmente, perché lo farà, c'è il 5 di denari, quindi prima o poi lo farà, andrà a concretizzare i suoi desideri, uno dei due sarà impegnato, starà già frequentando un'altra persona, magari voi stesse, perché il 5 di denari ci parla di tempistiche lunghe, quindi sicuramente questa persona non in qualche modo accelererà i tempi per poter in qualche modo arrivare a voi. Non concretizzerà, ragazzi, oggi domani, quello che prova per voi e desidera con voi. Lo farà tra un po' di tempo, quindi parliamo di denari, dunque di settimane, addirittura anche di qualche mese. Ma quando accadrà, sarà qualcosa da vivere di nascosto, che avrà da un punto di vista fisico un enorme impatto, quindi erotismo e fisicità al top, alle stelle, ma vedete, da un punto di vista emotivo, sarà qualcosa che obiettivamente potrebbe creare, carta di grado 5, discussioni, contrarietà, contraddizioni interiori, il non saper scegliere, il non saper cosa fare, vivere situazioni poco pulite, poco leali, poca franchezza, qualche menzogna di troppo, quindi situazioni nascoste, non alla luce del sole, che potrebbero creare in voi e in lui una conflittualità interiore
e vedete un impoverimento interiore non indifferente. Quindi sicuramente tra voi da un punto di vista fisico il karma ci parla di un flirt che continua, di un corteggiamento che continua, di un mirare ad un rapporto sessuale con voi, questo sicuramente, incontri ma nascosti, d'accordo? Quindi il 5 di denari parla di sessualità, ma qualcosa di non ufficiale. Però ovviamente parla di uno sblocco della situazione, assolutamente sì. Il 5 di denari parla di un rapporto che, vi ripeto, da un punto di vista fisico vi darà delle grandi soddisfazioni. Quindi ci parla di forte attrazione. Ci parla di una situazione stagnante che viene finalmente superata da un'azione in più, carta di grado 5 che va a superare la stagnazione di una carta di quarto grado, quindi il 4 di denari ad esempio, no? Quindi obiettivamente qui c'è un successo, cioè la situazione è destinata ad evolvere, però come? Ovviamente, non da un punto di vista sentimentale. Da un punto di vista fisico sì, e anche egregiamente, ma obiettivamente è una situazione che, vi ripeto, porta ad un amore venale e comunque a qualcosa di unicamente eroticamente importante, ma per il momento nulla di più. D'accordo? Attenzione inoltre che il 5 di denari parla anche di rischi troppo azzardati che potrebbero portare a separazione, divorzio, scoperta di un tradimento. Quindi, nel caso in cui lui sia legato effettivamente a questa regina di denari, questa situazione potrebbe creare scandalo. D'accordo? Quindi sicuramente, nonostante appunto il tempo che dovrete aspettare, questa situazione per il karma è probabilmente proprio necessaria per il percorso karmico vostro e dell'altra persona, che in qualche modo questa situazione prenda piede, prenda corpo. Ma come? Come un 5 di denari. D'accordo? Vediamo a questo punto che cosa vi viene consigliato appunto dagli arcani, come dovreste ovviamente agire. E qui abbiamo la carta dell'imperatore. Allora ragazzi, in questo caso la carta dell'imperatore ci parla di un'energia maschile che entrerà a far parte della vostra vita entro appunto un mese e mezzo al massimo, quindi è una carta veramente molto veloce l'imperatore, ma i cui effetti si mantengono per lungo tempo, quindi è una carta dall'effetto perdurante, se così possiamo dire. Una persona che entrerà a far parte della vostra vita, una persona importante, una persona che per voi rivestirà un ruolo di protezione, una sorta di guida, una persona che si innamorerà di voi e che vi farà innamorare. Quindi una persona che agirà in maniera concreta, una persona solida, una persona che vorrà da voi un impegno serio, perché l'imperatore parla di convivenza, di matrimonio, di fidanzamento o comunque di una frequentazione alla luce del sole. Parla di un legame che questa persona vorrà vivere e far nascere con voi, un legame importante che ovviamente vi farà in qualche modo allontanare da determinate situazioni che appunto potrebbero in qualche modo farvi vivere momenti magari sì eroticamente piacevoli, ma ovviamente votati un po' semplicemente alla mera soddisfazione e soddisfacimento fisico, erotico, carnale. In questo caso questo imperatore vuole altro, non vuole solo quello. È vero, l'imperatore parla anche di passione, ma non fine a se stessa. Quindi qui ci parla di un individuo che sicuramente vi vorrà molto bene, un individuo che vorrà però impegnarsi seriamente, in maniera solida, una persona con una grande volontà, una grande determinazione, coraggio, una persona matura, saggia, fedele, una persona pulita, che agisce sempre nella giustizia, nella legalità, nel rigore e nella lealtà. L'imperatore è una persona equilibrata, è una persona saggia, è una persona tremendamente concreta. Cioè tutto quello che lui ha in mente diventa realtà. L'imperatore comanda sui suoi possedimenti, appunto, che però gestisce di persona, non demanda. Quindi, a differenza del soggetto della stesa,
l'imperatore è qualcuno che concretizza, non ha difficoltà nel concretizzare i suoi sogni facendoli diventare realtà. Lui lo fa sempre, l'imperatore è abituato ad agire così, non ha paura, agisce. E dunque è una persona che porterà una ventata d'aria fresca nella vostra vita ed è una persona che vi farà sentire sentimentalmente realizzate. Vi ripeto, entro pochissimo tempo, un mese e mezzo, al massimo 2. La carta dell'imperatore è generalmente legata ai segni di fuoco, quindi in particolar modo Leone e Sagittario. Di conseguenza l'estate, appunto segno del Leone, o comunque l'autunno, col segno del Sagittario, autunno-inverno, sarà per voi un momento molto importante, in particolar modo l'estate, vi ripeto, quindi sotto il segno del Leone, luglio, agosto, che rappresenteranno appunto per voi dei mesi, dei giorni, delle settimane molto proficue per incontrare questa persona. L'imperatore può rappresentare terre lontane, l'estero, quindi potreste per esempio essere in viaggio e incontrare lì questa persona, magari per vacanza. È legato ai giorni del giovedì e della domenica, quindi sono 2 giorni che dovreste tenere d'occhio nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, utili proprio come energie positive per incontrare questa persona. Per quanto riguarda l'età anagrafica, è ovviamente una persona giovanile, quindi non ha l'età del Papa, che va oltre i 50 anni. L'imperatore è più giovane, 35, 40, 45 anni. È una persona che potrebbe essere stata sposata e potrebbe essere già padre. È un uomo di prestigio che ha, diciamo, una posizione professionale importante e che ovviamente gestisce in maniera eccellente e impeccabile. Una persona molto onesta, non ha mai truffato nessuno. Quindi è una persona onestissima, sia nel lavoro che da un punto di vista economico-finanziario che da un punto di vista ovviamente sentimentale. Potrebbe essere per esempio, matematico, un architetto, un manager, un intellettuale, quindi una persona molto intelligente, ma potrebbe essere anche chi si occupa degli altri, perché vi ripeto che l'imperatore ha un fare protettivo, quindi un medico. Oppure vi ripeto che l'imperatore è un uomo molto pratico, quindi potrebbe essere un commerciante, un grande industriale, comunque una persona che ovviamente ci sa fare, sia nella propria vita personale, ma anche e soprattutto in amore. Quindi è la guida giusta, è la persona giusta che voi state aspettando. Quindi è sicuramente una persona influente che voi potreste incontrare anche nel vostro ambito professionale, ma vi ripeto, soprattutto a seguito di un viaggio o comunque di uno spostamento in ambito estivo. Quindi evidentemente durante delle vacanze. Dunque ricordate bene i 2 segni del Leone e del Sagittario, quindi estate e ovviamente autunno-inverno. È chiaro che in questo caso, vi ripeto, è una persona che vi farà capire immediatamente quello che pensa di voi e prova per voi. Quindi vi farà capire subito che è una persona che da voi vuole tanto, che non è una persona che si accontenta ad un 5 di denari. Ecco perché ragazzi, già vedendo questo 5 di denari, vi dicevo appunto che evidentemente il karma per voi ha in serbo qualcos'altro. Quindi già vi appunto preannunciavo che difatti qui potrebbe esserci la possibilità che o il soggetto della stesa o voi possiate appunto essere impegnate in un'altra storia nel momento in cui questa persona, il soggetto della stesa, si farà avanti. E quindi che cosa vi viene consigliato? L'imperatore, cioè di seguire comunque un atteggiamento pulito. Qui non si sta facendo ovviamente del moralismo, qui non si sta giudicando la scelta di chi intraprende una relazione extraconiugale. Ciascuno può avere i propri buoni motivi da non giudicare, ragazzi, perché è troppo facile puntare sempre il dito. Quindi non è questo il discorso. Il discorso è che per voi, obiettivamente, nel caso in cui voi vogliate una storia più stabile, qui c'è un'altra persona, un imperatore, che non è il soggetto della stesa. Quindi
ovviamente vi sento di consigliarvi maggiormente attenzione e riguardo per ciò che inizierete con questo imperatore. Nel caso però voi vogliate anche una storia obiettivamente parallela ed extraconiugale, magari eroticamente importante, anche se secondo me questo imperatore saprà comunque soddisfarvi, però nel caso in cui voi vogliate comunque ancora qualcosa in più, qui c'è la possibilità con il soggetto di questa stesa. D'accordo? Ma nel caso in cui voi comunque vogliate qualcosa di stabile, evidentemente il soggetto della stesa può offrirvi poco, se non altro, diciamo, in tempi brevi, entro i prossimi mesi. Mentre appunto qui, entro i prossimi mesi, c'è un imperatore, che sarà appunto una figura molto importante e che vi viene consigliato ovviamente anche dagli arcani di seguire. Quindi una conoscenza che in qualche modo potrebbe diventare importante per voi, la conoscenza giusta, al di là appunto di questo personaggio, del soggetto della stesa. D'accordo? Quindi, a prescindere da quello che voi scegliate, se seguire solo questo imperatore o anche il soggetto di questa stesa, diciamo questo cavaliere di bastoni, qui avrete comunque la doppia opzione. A seconda, vi ripeto, ovviamente, di ciò che per voi è più giusto e sarà desiderabile, desiderato in quel preciso momento. Sarete poi voi a scegliere. D'accordo? Vediamo in questa posizione, ovviamente, il futuro, cioè quello che accadrà tra voi e il soggetto di questa stesa, a prescindere dunque da questo imperatore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Vediamo un po'. E qui abbiamo il re di denari. Allora, questa persona si muove sicuramente, però vi ripeto molto lentamente, però si muove. Caspita, qui avrete il vostro bel da fare, perché allora, qui compaiono due personaggi obiettivamente entrambi desiderosi di ottenere da voi, quindi la vostra presenza, la vostra persona. Allora, attenzione che qui abbiamo un colpo di scena, perché il soggetto di questa stesa, che abbiamo visto confuso caratterialmente, condizionato da questi consigli più o meno richiesti, con questa presenza un po' asfissiante di questa regina di denari, che d'un tratto, evidentemente, facendo vincere l'impazienza e ovviamente il fuoco della passione del cavaliere di bastoni, del bastone, ovviamente, che rappresenta, ragazzi, l'elemento fallico per eccellenza, è chiaro che obiettivamente questa persona, spinta in maniera pressante obiettivamente da questo desiderio, questa persona deciderà di agire, però evidentemente, diciamo, mostrando un lato di sé. Qui abbiamo un re completamente diverso, quasi inaspettato rispetto a come questa persona si possa essere in qualche modo mossa sino ad ora. Allora, parliamo di denari, quindi parliamo di una persona furba. Quindi questa è una persona che agirà, vi ripeto, non necessariamente in maniera leale. Attenzione che un re di denari, generalmente i re di denari sono impegnati o comunque hanno altre frequentazioni, quindi vi confermo la presenza di questa regina di denari, quindi potrebbe essere o una persona sposata impegnata, ovviamente nel caso in cui voi lo sappiate, oppure una persona obiettivamente che ha qualche frequentazione, sente qualcuno o comunque c'è una presenza femminile, ve l'ho detto, particolarmente, diciamo, presente, quotidiana nella sua vita. Quindi il re di denari però in questo caso si muoverà, vi ripeto, in maniera molto furba, in maniera un po' subdola a volte, ma lo farà proprio perché obiettivamente questa persona vuole arrivare al dunque. Il dunque è obiettivamente avere un rapporto con voi che, come ci suggeriva il 5 di denari, partirebbe però come una relazione extraconiugale. Quindi in questo caso il re ci parla, vi ripeto, di un'azione pratica e concreta. Questa persona agirà in maniera molto furba, molto determinata e lo farà perché obiettivamente ha un obiettivo, cioè voi.
ma agirà in maniera, vi ripeto, furba, attenta, mai superficiale. Tutto ciò che farà questa persona sarà già stato preventivato a lungo. Agirà a volte anche in maniera un po' priva di scrupoli, ma perché questa persona è decisa a qualsiasi costo ad ottenere voi. Quindi vi ripeto, romperà tutti gli indugi. Questa è una persona che si muoverà. È chiaro che parliamo di pentacoli, quindi anche di rischio e azzardo, che lui deciderà di correre. Quindi non agirà in maniera del tutto leale, bensì potrebbe agire in maniera un po' appunto sleale. Ma perché? Ha bisogno di voi, perché vi desidera. Perché è una persona che pensa, denari, che voi siate la sua fortuna, di meritarvi, e quindi non ammette in qualche modo di dover rinunciare al rapporto con voi. È chiaro che però, ragazzi, parliamo di un re di denari, quindi sicuramente tempistiche, ahimè, lente. Generalmente, appunto, grosso modo, parliamo di qualche mese, 2, 3, 4 mesi. Quindi anche in questo caso, proprio come nel caso ovviamente dell'imperatore, si sta parlando di tempistiche che vanno sicuramente oltre l'estate. Cioè, vi ripeto, questa persona continuerà a corteggiarvi, continuerà a tenervi d'occhio, perché i pentacoli parlano anche di chi tiene d'occhio, quindi potrebbe per esempio spiarvi sui social, vostro profilo WhatsApp, potrebbe informarsi circa la vostra vita, avere notizia di voi, magari proprio grazie a questo amico. Quindi qui c'è una figura che agirà in maniera concreta, ma vi ripeto, lo farà lentamente, quindi sicuramente tra qualche mese, e obiettivamente per avere come tornaconto qualcosa, diciamo, da un punto di vista strettamente pratico, carnale. Non è un re di coppe, è un re di denari, quindi è una persona che vorrà, diciamo, iniziare con voi una storia, un rapporto, ovviamente non alla luce del sole. Però vi ripeto, in questo caso qui c'è un'azione determinante che ovviamente verrà compiuta da questo re di denari. E lo farà, vi ripeto, con l'intento proprio di riuscire a conquistarvi. Agirà in maniera pratica, ma lo farà, vi ripeto, con tempistiche lente, in maniera ponderata, in maniera discreta, in maniera furba. Vuole però iniziare con voi, attenzione, un rapporto basato sul benessere materiale più che affettivo. D'accordo? Quindi è una persona che agisce lentamente. È una persona che, vi ripeto, potrebbe stupirvi. Sì, perché potrebbe agire in maniera molto diversa rispetto a come ha fatto sino ad ora questa persona. Quindi in maniera, vi ripeto, determinata, furba ma concreta. Quindi sì, agirà questa persona, ma innanzitutto con tempistiche lente. E poi attenzione, perché potrebbe comunque voler mantenere il piede in due scarpe. Qui abbiamo invece un imperatore che è totalmente, vedete, opposto, in opposizione a questo re di denari. Quindi abbiamo due figure totalmente differenti. Allora, a questo punto, visto che si sono delineate in questa stesa due figure, quindi un imperatore e ovviamente un re di denari, chiediamo alle carte oracolari degli angeli del cuore di Doreen Virtue che tipologia di rapporto andrete a creare e con l'uno e con l'altro. Vediamo un po'. Quindi estraiamo una carta oracolare ovviamente per ciascuno. Vediamo un po'. Perfetto, allora vediamo un po'. Con ovviamente questo imperatore abbiamo chiama la tua anima gemella, le tue preghiere, le affermazioni, le visualizzazioni vi faranno incontrare. Allora, vi ribadisco ovviamente il fatto che questa persona, cioè questo imperatore, non faccia parte delle vostre conoscenze. Questa è una persona nuova che appunto dovrete appunto ancora incontrare,
è una persona che rappresenterà proprio per voi l'uomo ideale. Quindi sicuramente è una persona che per voi diventerà molto importante, perché è una persona che vorrà equilibrio, vorrà stabilità, vorrà un rapporto serio con voi. Sarà una guida, proprio come tipico delle anime gemelle. Quindi è una persona che anche vi permetterà di lavorare su voi stessi, di capire cosa effettivamente volete e cosa effettivamente per voi fa bene. Quindi è una persona che vi aiuterà anche a riflettere sul senso dell'amore, sul fatto che molto probabilmente questo re di denari, con questo 5 di denari, magari non fa per voi. Questa è una persona che vi assomiglierà molto da un punto di vista proprio caratteriale. Quindi è la persona giusta, sarà la persona giusta per voi. Vediamo invece per quanto riguarda questo re di denari. E qui abbiamo nuovo amore, una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti. Allora, sicuramente anche questo re di denari rappresenterà per voi comunque una novità importante. È una persona, vi ripeto, proprio come è tipico di questa carta, che in qualche modo sta per entrare a far parte della vostra vita, vi ripeto, nei prossimi mesi, una persona che obiettivamente susciterà comunque in voi dell'attrazione, del sentimento. Cioè tutto quello che comunque voi provate sarà comunque reciprocamente ricambiato. Cioè non è che voi sentimentalmente sarete indifferenti a questa persona. Ma è ovvio che questa carta ci parla di una situazione generalmente di triangolazione. Una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti. Quindi è chiaro che questa persona potrebbe vedere in voi qualcuno di nuovo che ha risvegliato in lui la voglia di amare e ovviamente di vivere un'ottima sessualità in un rapporto, quello con la regina di denari, fiacco, ormai terminato. Oppure questa persona potrebbe rappresentare per voi, per esempio, uno stimolo erotico in più rispetto a una situazione che magari avete in essere ad oggi o che avrete in futuro. Quindi sicuramente questa carta ci parla di un qualcosa di nascente, ma ovviamente in questo caso non del tutto pulito. Questa, diciamo, rappresenta un po' la carta anche dell'amante, proprio come questo 5 di denari. Per cui ci potrebbero comunque essere dei sensi di colpa che potrebbero pesare, gravare o su di voi o su di lui o su di entrambi. Quindi qui c'è il sentirsi spinti verso un'altra persona, lasciando in disparte quella che può essere la relazione attuale. Ma è chiaro che in questo caso sicuramente voi sarete ricambiate in questo sentimento, in questa voglia di provarci. Però vi ripeto, qui si tratterebbe sempre comunque di una relazione extraconiugale o comunque di una relazione che parte in maniera non pulita, con sotterfugi. In questo caso, ovviamente, invece c'è proprio l'anima gemella. D'accordo? Quindi sono comunque carte che ci parlano, vi ripeto, come vi ho detto sino ad ora, comunque di un corteggiamento che andrà avanti, sicuramente, ovviamente, da parte di questa persona. Però è chiaro che, ovviamente, sarà un corteggiamento volto appunto al soddisfacimento di desideri puramente fisici e ovviamente carnali. D'accordo? Mentre qui abbiamo un imperatore che invece appunto sarà disposto a costruire qualcosa in più con voi, quindi a darvi obiettivamente qualcosa di più. D'accordo? Starà a voi, ragazze, la scelta obiettivamente sul come comportarvi. Ovviamente una scelta che deve essere libera a seconda, chiaramente, della vostra felicità. D'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, mi raccomando, tenete duro e buona fortuna.